In questo video faremo la conoscenza di un mazzo che ha come filo conduttore il cuore, considerato come la sede delle emozioni umane e simbolo degli stati d'animo che coinvolgono tutte le persone nel corso della loro esistenza. Preparatevi ad accogliere la Sibilla del cuore di Giordano Berti. Benvenuti amici e amiche di YouTube, io sono Angela e questa è la nuova puntata della Taroteca di Exoteric World. Prima di cominciare la visione vi ricordo che cliccando in alto a destra troverete la playlist con tutti gli episodi precedenti e che subito dopo l'analisi delle carte ci sarà uno slideshow in cui le mostrerò tutte e 40 a tutto schermo, in modo da darvi l'opportunità di apprezzarle ulteriormente, magari facendo degli screenshot delle vostre preferite. Prima della fine della puntata potrete accedere alla playlist degli interattivi dedicati all'amore o iscriversi al canale cliccando sul logo se avrete gradito la visione. Bene, cambiamo inquadratura e cominciamo la puntata. Seguitemi. Benvenuti con questa puntata speciale dove andremo ad analizzare questo meraviglioso mazzo, la Sibilla del cuore. Partiamo proprio dall'analisi fisica della scatola, giusto per farvi rendere conto della sua grandezza. Indicativamente le misure sono una lunghezza di 15,5 cm circa per 11 con una profondità di 5 cm. È molto bella con questo disegno, con questa grafica marmorizzata, un rosso molto intenso e molto resistente, molto forte, molto bella, e quindi già la scatola ha la sua importanza. Andando ad aprire andiamo a vedere cosa troviamo all'interno. Ovviamente è disegnata anche dentro, troviamo il libretto, poi troviamo il nostro sacchettino. Ovviamente per tutti quelli che andranno a comprare questo mazzo all'interno ci sarà anche una dedica di Giordano Berti. No, ovviamente non ve la mostro perché sono tutte personalizzate e poi è bella la scatola anche dentro con questo velluto rosso. Andando a vedere poi il nostro sacchettino dorato, molto elegante, dentro troviamo il nostro bel mazzo con l'ho messo fuori ovviamente per comodità perché la fascetta è molto stretta, quindi avrei avuto difficoltà a tirare fuori poi il mazzo. Ora troverete la carta dove in pratica viene scritto che è stata ristampata, in questo caso nel 2022, in questa edizione di 888 esemplari, quindi è un mazzo a tiratura limitata e il mio esattamente è il numero 175 di 88. Il nostro mazzetto, quindi giusto anche per darvi un'indicazione della grandezza, ogni singola carta è di 8 cm per 12, l'intero mazzo è di 2 cm. Sono carte molto grandi, questo è vero, però sono facili da mischiare, anch'io che ho le mani piccole, non ho nessuna difficoltà. Le carte sono molto resistenti, questa plastica. Scusate, questo cartoncino non plastificato, infatti non so se riuscite a notare questo effetto matte molto bello perché sembra proprio vellutato.
possiamo vedere il retro di ogni singola carta con questo motivo decorativo abbastanza rinascimentale, che lo troviamo anche in ogni singola carta sul davanti. Poi la cosa positiva, cioè la cosa che è molto molto positiva, come vi dicevo, che si possono mischiare facilmente. Io sconsiglio un tipo di mescolamento aggressivo, tipo riffle shuffle, cose che possono andare a rovinare la carta, quindi ovviamente più siete delicate, più il mazzo andrà a durare nel tempo. Tutte le carte ovviamente hanno questa conformazione grafica con questi motivi decorativi, dove troviamo appunto in questa nicchia il numero. In fondo troviamo il significato della carta in varie lingue e poi abbiamo appunto al centro la parte più importante, dove viene rappresentato ovviamente il soggetto principale della sibilla del cuore, appunto il cuore stesso, in tantissime interpretazioni. Poi ovviamente andremo a vedere le nostre carte. Per quanto riguarda il libretto, ovviamente tutto è a cura di Giordano Berti per Home Edizioni. La realizzazione è Rinascimento Italian Style Art. Il design della confezione di Letizia Rivetti, poi ovviamente i testi e anche la selezione delle carte stesse. Giordano Berti ha coinvolto Odette Lopez e poi abbiamo anche la collaborazione di Vincenzo Lucifora, spero di averlo detto bene, che sono anche i creatori dei metodi e delle interpretazioni delle carte stesse. Ovviamente, parlando brevemente del librettino, che è abbastanza esaustivo, direi che mi sono trovata abbastanza bene, dove nella parte principale direi assolutamente da leggere, dove c'è una specie di introduzione che parla sia di come Giordano Berti è arrivato a partorire questa opera qui, queste sibille, e poi ovviamente qualche delucidazione giusta e corretta sui Rosa Croce, anche perché ovviamente questa è di ispirazione rosacrociana. Poi troveremo come usare appunto la sibilla. Ci sono delle belle indicazioni che riguardano anche come consacrare il mazzo, sul luogo, su come custodirlo, su come prepararsi alla lettura stessa. E poi ogni singola carta troveremo le parole chiave, l'approfondimento, il consiglio del cuore e poi alcuni abbinamenti, quelli più importanti. Sono 40 carte e poi alla fine, insomma, troviamo dei suggerimenti di lettura, anche qui con dei consigli. La cosa bella di ogni metodo, ne sono 3 quelli principali, che c'è anche un esempio di lettura, così per rendersi conto come interpretare queste carte. Continuiamo ovviamente a parlare del mazzo, però iniziamo proprio a vederlo, ovviamente lo spazio è limitato, quindi andiamo a vedere adesso le prime 14 carte. Eccoci di fronte alle prime 14 carte. Ovviamente vi ricordo che alla fine trovate lo slideshow per vederle una per una in tutta la loro bellezza. Una cosa importante da dire è che tutte le informazioni che comunque ho detto le trovate tranquillamente nel libretto. Ho inizialmente parlato ovviamente di questo mazzo che è di matrice rosacrociana, perché effettivamente questo mazzo si basa sulla selezione di 40 emblemi che sono stati creati da Daniel Kramer, che è un adepto dei Rosacroce, che pubblicò nel 1717 un trattato con delle incisioni esattamente queste, ovviamente non colorate, di Rudolf Meyer.
dell'incisione all'acquaforte, che è un tipo di tecnica di incisione. Ovviamente sono state prese questi disegni estrapolati ed elaborati in un certo modo. Questi sono emblemi che effettivamente erano delle meditazioni che aprono alla consapevolezza del proprio sé, dei propri sentimenti, emozioni, di tutto quello che risiede nel cuore effettivamente centro e come casa dell'anima. Ovviamente andremo a vedere anche le altre carte, come già detto proprio il simbolo principale dominante è quello del cuore e siccome sono carte molto ricche di significato, di simbologia, sicuramente troverete in ogni singola carta degli elementi che vi aiuteranno ad interpretare in un modo molto intuitivo. Poi il fatto di trovare comunque in ogni singola carta già il significato stesso, quello principale che è il nome, può già aiutare, ma poi non vi preoccupate perché effettivamente nel libretto sono spiegati in modo abbastanza esaustivo. Abbiamo queste prime 14 carte dove troviamo la preparazione, unione, crescita, costanza, liberazione, amore, tempo, equilibrio, chiarimento, collaborazione, insidia, ostinazione, bara, cura. Adesso andiamo a vedere le altre carte. Ed eccoci di fronte alle altre carte, dalla 15 alla 27, dove abbiamo la tentazione, nemico, speranza, viaggio, rinascita, trionfo, sapienza, allegria, casa, messaggio, conflitto, denaro, vanità. E poi andremo a vedere le altre. Una cosa che volevo condividere con voi effettivamente è che quando ho ricevuto questo mazzo, ho aperto la scatola, è una cosa che faccio effettivamente con tutti i mazzi che acquisto e che ho a disposizione. Non vado a leggere subito il librettino, mi fiondo sulle carte stesse, le metto in più o meno in questa posizione, cerco ovviamente di metterle tutte sul tavolo e osservarle nella loro interezza. E ho notato subito che c'erano delle similitudini con le sibille. Le sibille Lenormand, per chi le doveste conoscere, ovviamente secondo me anche voi riuscirete ad intercettarle. L'abbiamo visto anche nel nome di alcune carte con le prime 14 dove c'era la bara. Effettivamente abbiamo anche il messaggio che può essere equiparato alla lettera e quindi ci sono effettivamente anche altre simbologie che richiamano quelle carte. Quindi in realtà si potrebbero anche utilizzare quei significati, ovviamente se conoscete anche le Lenormand, ma la cosa insomma più carina è proprio che quando poi sono andata a leggere il libretto effettivamente Giordano Berti spiega come è saltata fuori l'idea, appunto, che osservandole gli è venuto in mente che effettivamente c'era una certa corrispondenza con alcune carte della sua collezione e allora quindi è nato tutto questo meraviglioso progetto. Potete fermare il video in questo momento così potete osservarle. Adesso andiamo a vedere le altre carte. Eccoci di fronte alle carte dalla numero 28 alla 40 dove abbiamo sorpresa, menzogna, riposo, immaturità, protezione, preoccupazione, prigionia, dispiacere, prudenza, ricompensa, gelosia, ipocrisia e la prova. Una cosa importante è ovviamente che queste carte possono essere utilizzate da chiunque, basta studiare e impegnarsi a conoscerle. Come già detto, alcune similitudini ci sono con le sibille Lenormand, ma ovviamente queste hanno un ulteriore significato che si può anche individuare e arricchire con tutte le similitudini
simbologie che sono inserite nelle carte, perché secondo me si potrebbe prendere un libro, un quadernino a parte dove annotare tutto ciò che trovate nella singola carta e quindi sperimentare, avere quelle ulteriori indicazioni per le vostre personali interpretazioni. Le raffigurazioni, ovviamente ho detto già che sono state estrapolate dalle incisioni, ovviamente non erano colorate, in questo caso sono state colorate con colori molto intensi, molto accesi, per me molto belli. E poi ovviamente la cosa più importante è che possono essere utilizzati sia ovviamente nelle letture per gli altri, ma secondo me è una cosa che è molto utile per se stessi, perché sono emblemi adattissimi alla meditazione e si possono utilizzare queste carte per fare un percorso con se stessi di comprensione, di guarigione e di crescita personale. Ovviamente sentitevi liberi di utilizzarle come meglio credete, e vi ricordo che adesso trovate lo slideshow per vederli tutte nella loro bellezza, e poi se volete trovate sul canale tante altre recensioni, tante altre cose che potrebbero interessarvi. Se volete potete anche seguirmi su Instagram. Vi ringrazio, noi ci vediamo alla prossima, ciao!